BitKit, tutorial passo passo. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi è il tutorial time. Tutorial che faccio molto volentieri perché parleremo di un wallet di cui nessuno parla, ma potrebbe essere il wallet definitivo per alcuni di voi. Parliamoci chiaro. Diciamo sempre di usare e testare Bitcoin, ma dobbiamo ammettere che è semplice, è vero, ma non è ancora semplicissimo. Tralasciando le cose tecniche che comunque stanno facendo enormi passi avanti per venire incontro all'utente medio, lato user experience siamo ancora già ad un alto livello, ma per esempio manca secondo me la congiunzione tra on-chain e Lightning. Provo a spiegarmi meglio. A parte il fatto che molti non sanno ancora che esiste Lightning, e questo è molto grave secondo me. Però dobbiamo anche ammettere che, a parte qualche tentativo, non c'è un wallet che per esempio mette nella stessa applicazione Bitcoin on-chain e Lightning. Green Wallet lo fa per esempio, ma tolto quello faccio fatica a trovarne. Tra l'altro parliamo di wallet non custodial, non di wallet come Wallet of Satoshi per esempio. Alcuni wallet Lightning ti permettono di inviare e ricevere anche on-chain, ma è comunque una forzatura perché è più dispendioso e tutti i fondi vengono comunque swappati. Arriviamo quindi a noi e oggi vi presento BitKit, un wallet non custodial che ha integrati sia la parte on-chain che la parte Lightning. Facilità d'uso incredibile, ma molto personalizzabile e con parecchie funzionalità. Questo wallet è sviluppato da Synonym, l'azienda di John Carvalho, noto bitcoiner che ha le idee e una filosofia molto chiara, filosofia che traspare anche nel suo wallet con alcune particolarità che fra poco vedremo. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà il nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Addentriamoci nel wallet e per prima cosa ovviamente dobbiamo scaricarlo. Bene, ora siamo pronti per esplorarlo. Per prima cosa vi devo far notare una particolarità che è caratteristica solo di questo wallet. Se notate, di fianco al saldo totale, che per voi al momento è 0, troviamo una B. Questa B ovviamente rappresenta Bitcoin, ma se negli altri wallet abbiamo la possibilità di cambiare da Bitcoin a Sats a euro, su questo wallet si potrà passare solo da Bitcoin a euro. Questo è uno dei primi tratti distintivi di questo wallet che esprimono la filosofia di Carvalho. L'anno scorso infatti ci fu una discussione su come dover chiamare l'unità minima di Bitcoin. Ne parlai nel video sulla conferenza di Lugano. Sostanzialmente John ritiene che l'unità minima di Bitcoin, il Satoshi, si debba chiamare Bitcoin. Ci ho fatto anche un video per il primo dell'anno, quello dove spiego proprio questa sua filosofia, quindi andatevelo a vedere. Comunque John sostiene questo perché il cambiare il nome crea sempre un pochettino di confusione e non ha tutti i torti, ma se ci pensiamo è come chiamare euro e centesimi. Comunque non addentriamoci in questo discorso perché comunque ne ho già parlato e ne abbiamo già discusso a sufficienza. A noi basta sapere che non avremo la denominazione in Sats su questo wallet, ma solo in Bitcoin. Avremo comunque la possibilità di modificare la visualizzazione. Per esempio, potete vedere 10 milioni di Sats oppure 0,1 Bitcoin, ma i 10 milioni di Sats voi avrete sempre la B di Bitcoin. Bene, andiamo avanti e cominciamo a vedere il logo in alto a sinistra. Se ci cliccate sopra, entrate nel vostro profilo, dove potete modificare il nome, mettere una vostra foto e inserire una bio. Questo profilo è visibile ai vostri contatti se lo volete, ma non è obbligatorio, potete tranquillamente non mettere niente. Il profilo è una delle poche cose che è rimasta dalla vecchia versione, quella in beta, perché dovete sapere che questo wallet non è nuovo, ma esiste già da un pochettino. Solo che tempo fa cercava di essere una sorta di ecosistema dove ci si potevano collegare mille cose, un casino insomma. Infatti non mi piaceva molto, era veramente confusionario. Ora è rimasto solo il profilo e la lista dei contatti. Se vedete, in alto a destra ci sono due omini, quelli sono i vostri contatti. Sostanzialmente voi potete crearvi una rubrica dei contatti con cui transate di più, per esempio, a patto che usino anche loro BitKit. Il wallet vi crea una chiave che potete fornire sotto forma di QR code o stringa e potete darla agli altri. In questo modo diventerà più veloce transare tra di voi. Bene, ora usciamo dal profilo e andiamo in alto a destra dove abbiamo di nuovo i contatti, che sono quelli che vi ho descritto prima, e poi abbiamo le impostazioni.
Le apriamo e clicchiamo su Generale. Qui abbiamo le classiche opzioni come la valuta, mettete quella che vi interessa, io metto euro, poi abbiamo unità predefinita e qui torniamo al discorso di prima, se ci clicchiamo sopra possiamo scegliere tra Bitcoin o euro, vedete? Non abbiamo i satoshi, ma sotto possiamo scegliere se visualizzare il saldo in Sats, che qui chiamano denominazione moderna, oppure in Bitcoin, quindi utilizzando la virgola, diciamo, che qui chiamano denominazione classica. Qui scegliete quello che vi piace di più, con quello con cui vi trovate meglio, ecco. Bene, torniamo indietro e vediamo velocità di transazione. Questa opzione riguarda le transazioni on-chain e vi dà la possibilità di preimpostare la velocità di una transazione. La stima ve la fa in tempo, 10 minuti, 20 minuti, un'ora, ma ovviamente quello che cambierà sarà le commissioni che voi andrete a pagare. Quindi se impostate una transazione veloce, il wallet in automatico metterà le fees alte per far passare la transazione nel minor tempo possibile. Più rallentate la velocità, meno commissioni pagherete. Potete anche impostarle voi, infatti se cliccate su Custom potete scegliere i sats per byte che volete pagare. Attenzione, questa scelta definisce solo lo standard, cioè la preimpostazione, nel senso che se voi impostate veloce, tutte le volte che costruirete una transazione, le fee saranno impostate elevate per fare una transazione veloce. Queste però saranno sempre modificabili, Quando fate una transazione potete comunque sempre scegliere voi quanto volete pagare. Bene, ora torniamo indietro e vediamo i widget. In questa sezione potete abilitarli o toglierli se non vi piacciono. Dopo comunque vi faccio vedere che cosa sono e quali sono soprattutto. Ok, torniamo indietro e andiamo su sicurezza e privacy. Qui potete abilitare alcune funzioni, come il nascondere il vostro saldo, il nasconderlo sempre all'apertura del wallet, la lettura degli appunti. Questa è utile quando dovete copiare una invoice o un indirizzo da qualche parte e incollarlo nel wallet. BitKit lo riconoscerà e lo incollerà per voi. Poi possiamo ricevere un avviso quando spendiamo più di $100 e infine possiamo impostare il PIN all'apertura dell'applicazione. Bene, tutto molto semplice qui. Ora torniamo indietro e andiamo su backup o ripristino. Qui non dovete fare sostanzialmente niente, ma vi mostra i backup che fa il wallet al suo interno. È una cosa del wallet, per esempio cambiate un'impostazione e vi verrà mostrato che cosa avete fatto e in che data. Qui c'è anche la possibilità di ripristinare il wallet, ma è meglio non toccarlo. Ok, torniamo indietro e andiamo su avanzate. Qui c'è il cuore delle impostazioni, la ciccia. È qui che capiremo quante cose offre questo wallet. La prima cosa è la tipologia di indirizzo Bitcoin. Sapete che esistono diversi tipi di indirizzi con diverse caratteristiche. Se non lo sapete, correte a vedere il mio video sugli indirizzi Bitcoin, mi raccomando. Se entriamo in questa voce, vediamo che possiamo scegliere che tipologia di indirizzo vogliamo utilizzare. Qui comunque, a meno che non abbiate esigenze particolari, lasciate pure il native segwit. Torniamo indietro e andiamo su Coin Selection. Qui potete scegliere se fare voi la Coin Selection o se farla fare in automatico al wallet. Questa è una funzione molto utile che non tutti i wallet hanno e vi ricordo che la Coin Selection è la possibilità di scegliere quale UTXO volete spendere per poter gestire al meglio la vostra privacy. Ok, torniamo indietro e andiamo su preferenze pagamento. Qui sostanzialmente dite al wallet cosa volete che vi mostri per primo quando dovete ricevere un pagamento o quando volete inviare. Allora, vedete che c'è Bitcoin o Lightning. Voi se cliccate sulle tre linee potete spostare le due voci. Se mettete come prima voce Lightning, quando dovrete ricevere dei fondi, il wallet vi mostrerà sempre prima il QR code di una invoice Lightning. Mentre se mettete come prima voce Bitcoin, il wallet vi mostrerà sempre prima un indirizzo Bitcoin. Poi a voi basterà scorrere per cambiare opzione, ma diciamo che se questo wallet lo usate spesso per Lightning, allora potete mettere prima Lightning magari. Se invece lo utilizzate di più on-chain, potete mettere prima Bitcoin, ecco. Sotto poi abbiamo la voce abilita pagamenti ai contatti, che ci dà la possibilità di fare quello che dicevamo prima sui contatti. Se non avete contatti, disabilitatelo. Bene, ora qui entriamo un po' più nel difficile, ma cominciamo anche a vedere tutte le potenzialità che ha questo wallet. Andiamo quindi su connessioni Lightning. Ora, se voi avete appena creato il wallet, qui non comparirà niente, perché questa è la sezione dove vengono visualizzati i canali aperti e voi ovviamente non ne avete ancora uno. Di qui però si possono anche creare, quindi se cliccate sul più in alto a destra, oppure in basso a destra o su aggiungi connessione, vi si aprirà questa finestra. Dovete sapere che BitKit chiamerà la sezione Lightning conto di spesa.
mentre la sezione on-chain conto risparmio. Questa è la traduzione italiana, ovviamente. Ora infatti ci chiede di mandare i fondi al conto di spesa per poter aprire un canale. I fondi si possono trasferire dal conto risparmio, ovvero dai fondi che avete on-chain su questo wallet. Si possono inviare i fondi da un altro portafoglio, infatti se cliccate su usa un altro portafoglio vi aprirà la pagina per creare l'invoice Lightning, oppure si possono usare le impostazioni avanzate dove potete inserire le coordinate per connettervi con un nodo a vostro piacimento. Vi ricordo che di default voi vi collegate al nodo del wallet, che vi fornisce anche della liquidità, tanta liquidità, ma lo vedremo fra poco. Ma voi potete collegarvi ad un nodo scelto da voi, ecco. Ora, torniamo un secondo indietro e vi faccio vedere alcuni dati sul canale aperto da me. Intanto, come potete vedere, c'è scritto connessione 3, perché è il terzo canale che ho aperto. Poi, sotto abbiamo una rappresentazione visiva della liquidità. Vedete, io posso spendere circa 22.000 sats e posso ricevere in entrata circa 650.000 sats. Tutta la liquidità in entrata me la sta fornendo BitKit. Questa è una figata, ragazzi, è di una comodità incredibile. Se ci pensate, io ho versato 22.000 sats e posso già ricevere 600.000 sats, una roba non da poco. Non è gratis, ma dei costi ne parliamo dopo. Comunque, se clicchiamo sul grafico, abbiamo altre informazioni, come quanto possiamo ricevere, quanto possiamo spendere, quanto dobbiamo tenere sul canale perché non venga chiuso, vedete il saldo di riserva, 354 sats. Poi abbiamo la dimensione totale del canale e sotto le fees che sono di 1 sat. Poi sotto abbiamo le informazioni del nodo e la possibilità di chiudere il canale. Bene, torniamo indietro e se andiamo su nodo Lightning troviamo anche qui le informazioni sul nodo al quale siamo connessi. Poi abbiamo server Electrum e qui troviamo invece i dati di connessione del nodo on-chain. Anche qui di default siamo connessi ad un nodo del wallet, ma se vogliamo possiamo connetterci al nostro nodo cambiando qui le impostazioni. Poi sotto abbiamo altre due impostazioni che però non ci interessano e sinceramente devo ancora approfondire bene anche io. Ma poi abbiamo invece la possibilità di visionare l'indirizzo on-chain, che questo invece è molto utile e si può vedere anche la path di derivazione. Potete vederli tutti, Segwit, Legacy, Taproot, potete vederli tutti. Qui vengono visualizzati i primi 20 indirizzi, ma se ve ne servono degli altri potete generarne altri 20. Anche questo qua è molto utile. Poi, se vogliamo, possiamo anche riscansionare gli indirizzi. Bene, torniamo indietro e scorriamo velocemente le altre due impostazioni che sono il supporto, dove trovate un po' di informazioni e assistenza, e poi come ultima impostazione abbiamo le informazioni generali su BitKit e l'azienda produttrice. Ok ragazzi, abbiamo finito la carrellata delle impostazioni, quindi ora possiamo provare ad utilizzarlo. Clicchiamo quindi su invia e vediamo che ci dice. Dunque, possiamo inviare fondi ad un contatto. Ora, io non ne ho, ma è quello che vi dicevo prima. Se un altro usa BitKit potete inserirlo nei vostri contatti con delle impostazioni predefinite e fate il pagamento più velocemente. Poi potete incollare una fattura, una invoice. Ora, a me dice che non ne ho da incollare perché non ne ho copiata nessuna, ovviamente. Poi possiamo inserire i dati manualmente, quindi in questo riquadro possiamo inserire un indirizzo Bitcoin o una invoice Lightning, oppure possiamo scansionare un QR code e vi si apre la fotocamera. Niente di più semplice. Il quadratino tra invia e ricevi è l'apertura della fotocamera per scannerizzare un QR code in maniera più veloce, mentre a destra abbiamo ricevi. Se ci clicchiamo sopra ci compare subito un QR code. Attenzione qui, questo è un QR code per Lightning. Come faccio a saperlo? Perché se vi ricordate prima nelle impostazioni abbiamo indicato come metodo di pagamento principale Lightning, quindi lui ora ci mostra per primo un QR code per Lightning. Se avessimo messo on-chain come prima scelta, il QR code sarebbe stato un indirizzo on-chain. Ok? Molto bene. Se clicchiamo su modifica possiamo andare ad impostare la nostra invoice inserendo l'importo e un'eventuale nota. Possiamo decidere se mettere un importo in sats o in euro, ricordatevi che qui la B sta per sats. Poi inseriamo un importo a caso come 1000 sats e clicchiamo su continua. Se ora clicchiamo su visualizza QR code si aprirà l'invoice che abbiamo creato. Poi questa ovviamente possiamo copiarla cliccando su copia oppure possiamo condividerla. Se ora noi dal QR code facciamo uno swipe verso sinistra, ci compariranno delle altre informazioni, come un indirizzo Bitcoin e una invoice in formato scritto.
Dunque, su questo QR code vi devo dire una cosa. Il QR code che compare in realtà non è solo un invoice Lightning, ma è un QR code complesso che contiene sia l'invoice Lightning che l'indirizzo Bitcoin on-chain. Poi teoricamente il wallet che inquadra il QR code dovrebbe essere in grado di leggere l'indirizzo se è un wallet on-chain oppure l'invoice se è un wallet Lightning. O nei wallet più evoluti come per esempio Phoenix, lui inquadra il QR code e ti chiede vuoi pagare on-chain o vuoi pagare Lightning, perché capisce che ci sono tutte e due le informazioni. Ve lo faccio vedere comunque, se voi cliccate su copia e poi lo incollate su un foglio di testo, noterete che troverete un indirizzo Bitcoin e di seguito una invoice. Ora, normalmente appunto non c'è nessun problema, ma mi è capitato di trovare dei wallet Lightning che non riuscivano a leggere l'invoice perché incollavano anche l'indirizzo Bitcoin e non lo leggevano. Ad ogni modo, se dovete inviare l'invoice a qualcuno, fate swipe verso sinistra e copiate l'invoice da lì. Stessa cosa se vi serve un indirizzo on-chain. Cliccate su ricevi, swipe verso sinistra e copiate l'indirizzo. Bene, bene, bene. Ora mettiamo le mani in pasta. Per prima cosa io mi sono inviato dei fondi on-chain. Ecco qua che ci compare il primo avviso. Ci invita sostanzialmente a non tenere troppi fondi su un wallet sul cellulare. E fa bene. Ma andiamo avanti e clicchiamo su conto di risparmio. Ecco che vediamo il saldo e la lista delle transazioni. Ma quello che interessa a noi è questo tastone qui, Transfer to Spending. Questo tasto serve, come potete immaginare, per trasferire i nostri fondi dal conto risparmio, quindi da on-chain, al nostro conto spesa, quindi su Lightning. Noi ci clicchiamo sopra, clicchiamo su Inizia e decidiamo l'ammontare da mandare su Lightning. Io invierò l'intero ammontare, quindi clicchiamo su Max e ci compare l'importo bello grande. Come vedete, l'importo non sarà mai quello totale, perché è necessario che il wallet si tenga un margine per pagare le commissioni anche. Ok, clicchiamo su Continua e ci compare il riepilogo dei costi. Analizziamolo bene perché vediamo che cosa stiamo pagando. Allora, innanzitutto abbiamo le fees di rete, che sono la transazione on-chain per l'apertura del canale. Poi abbiamo le service fee, e queste sono un importo importante, ma perché paghiamo così tanto? Sostanzialmente paghiamo per avere la liquidità in ingresso che abbiamo visto prima. Vi ripeto che qui, a differenza di altri wallet, quando aprite un canale avete subito circa 650-680 mila sats disponibili in ingresso. Inoltre BitKit non applicherà nessuna altra commissione per le transazioni future. In questo caso quindi non è necessario aprire un canale enorme per avere liquidità in ingresso, ma vi viene già fornita dal wallet. Ovviamente se questa liquidità a voi per qualche motivo non basta, potete sempre inviare più fondi per avere il canale più grosso, fondi che poi sposterete di nuovo se non vi servono. Ecco. Bene ragazzi, facciamo swipe per trasferire, ora ci chiede per le notifiche e voilà, fondi in fase di trasferimento. Ovviamente qui stiamo creando un canale, quindi dobbiamo attendere che la transazione on-chain venga confermata. Bene, intanto possiamo continuare a utilizzare il wallet cliccando in basso ed ecco che nella home page abbiamo il totale in alto, i fondi residui del reparto risparmi e sotto un bel tastone con il trasferimento in corso. Se notate, anche di fianco al saldo spesa ci sono due freccine che indicano il trasferimento in corso. Una volta confermata la transazione, il nostro quadratone viola lampeggerà e potremo vedere i nostri fondi spostati sul conto spesa. Abbiamo quindi aperto un canale e possiamo utilizzare Lightning. Se clicchiamo su spesa ci si aprirà il nostro wallet e vedremo le transazioni, oltre ad avere il tasto per rimandare i fondi nel conto risparmio, ma di questo ne parliamo dopo. Bene, ora andiamo a vedere un secondo lo stato del canale. Andiamo quindi in impostazioni, avanzate, connessione Lightning e vediamo il grafico del nostro canale. Vedete? Ora abbiamo la nostra liquidità in ingresso e un sacco di liquidità in uscita, fornita dal wallet, per la quale ovviamente abbiamo pagato le commissioni. Qui voi vedete connessione 2 perché questa operazione l'ho fatta prima, quindi non preoccupatevi per i numeri delle connessioni. Clicchiamo sul grafico e vediamo che abbiamo la connessione aperta, con una serie di dati interessanti come la data di apertura, la dimensione totale del canale e le commissioni per questo canale. Ok, ora vi mostro un pagamento che ho fatto così vediamo anche come pagare. Vi basta cliccare su invia, scansiona QR e inquadrate il QR code. Ora vediamo i dati della transazione con l'importo e le commissioni, vi basta scorrere per pagare e il gioco è fatto. Transazione effettuata. Molto bene, ora invece proviamo a spostare i fondi da Lightning a on-chain. Per farlo andiamo sul conto spesa e clicchiamo sul tasto Transfer to Savings.
Clicchiamo su Inizia e ci compare un avviso che ci informa che il trasferimento potrebbe metterci del tempo, perché è una transazione on-chain, quindi dipende comunque dalle commissioni di rete. Noi clicchiamo su Continua e ci mostra quanto verrà spostato. Facciamo swipe ed ecco che abbiamo avviato il procedimento. Allora, credo che per questa operazione il wallet utilizzi una transazione zeroconf, che significa che vi dà la possibilità di utilizzare i fondi anche se la transazione non è ancora stata confermata. Quindi voi ricevete i fondi, ma la conferma avviene in background. Sull'utilizzo di questa tipologia di transazioni ci sono sempre state molte critiche, perché effettivamente non è molto saggio usarle, ma in questo caso si tratterebbe di una transazione interna, quindi non ci vedo grossi problemi. Comunque, torniamo indietro ed ecco che ci troviamo i nostri fondi non più in spesa, ma su risparmi. Ora, attenzione a fare questa operazione, perché se la fate state chiudendo il vostro canale Lightning, quindi mi raccomando fatela solo se volete chiudere il canale, altrimenti dovreste poi riaprirlo per utilizzare Lightning. Infatti, se torniamo nelle connessioni Lightning in impostazioni, vediamo che non abbiamo più canali aperti e appunto dovremo aprirne nuovamente uno con i relativi costi. Ora che abbiamo chiuso il canale Lightning, noi invece proviamo a riaprirlo, ma questa volta utilizzeremo un metodo differente, ovvero invieremo dei fondi al nostro wallet direttamente da Lightning. Quindi, noi ora non abbiamo un canale aperto, ma clicchiamo lo stesso su Ricevi. Poi andiamo ad abilitare il tastino in basso dove dice Ricevi sul saldo delle spese e andiamo a comporre la nostra transazione. Inseriamo l'importo, 50.000 sats, poi andiamo avanti e abbiamo un riepilogo dei costi. Se clicchiamo su Scopri di più ci verrà mostrato lo stato del nostro canale. Vedete? 47.000 sats in uscita, che sono quelli che stiamo mettendo noi, e 640.000 sats circa in entrata, che sono quelli che mette a disposizione il wallet. Bene, clicchiamo su Ho capito e poi su Continua. Ora non ci resta che pagare questa invoice con un altro wallet, quindi effettuiamo il pagamento ed ecco che sono arrivati i fondi. Ora vediamo il saldo anche nel conto spesa con anche le transazioni precedenti e se andiamo nella home abbiamo di nuovo il nostro quadrato viola che ci indica che il canale è stato creato e ora siamo connessi. Andiamo un secondo a vedere le connessioni Lightning e vediamo che abbiamo il canale come ci era stato mostrato in fase di pagamento. Ok ragazzi, io direi che abbiamo visto quasi tutto. Ora facciamo una prova di pagamento on-chain, così vediamo anche come modificare le fees. Clicchiamo quindi su Invia, scansiona QR code, si apre la fotocamera e inquadriamo un QR code di un altro wallet. Ecco che l'ha preso, quindi inseriamo l'importo, mettiamo 10.000 sats, clicchiamo su Continua ed ecco che abbiamo un riepilogo con l'importo, l'indirizzo e le commissioni. Qui verranno impostate in automatico le fees che avevamo selezionato nelle impostazioni, vi ricordate? Con il relativo tempo di conferma stimato. Ma noi, se vogliamo, possiamo modificarle nuovamente. Infatti abbiamo la matitina di fianco a normale che ci indica che possiamo modificarle sostanzialmente. Ci clicchiamo sopra e ci compaiono tre possibilità: veloce, normale o lenta. Ma non solo, possiamo anche personalizzarle. Se clicchiamo su Custom possiamo inserire i sats per VByte che vogliamo pagare e il wallet sotto ci calcolerà l'importo totale delle commissioni. Vedete? Se per esempio mettiamo 3 sats per VByte andremo a pagare 627 sats di commissione. Clicchiamo su Continua e vediamo come è cambiato anche il riepilogo. Ora basta scorrere per pagare e la transazione verrà broadcastata. Ok, torniamo indietro e ora proviamo a fare un pagamento Lightning. Questa volta però clicchiamo direttamente sul quadrato al centro che aprirà subito la fotocamera e inquadriamo un QR code. Ecco qua che lo ha preso subito. Possiamo notare che ha capito che si tratta di un QR code Lightning perché sotto vediamo il saldo spendibile del conto spesa. Okay? Inoltre sappiamo che è un Lightning address perché dobbiamo mettere noi l'importo. Quindi mettiamo 100 sats e clicchiamo su Continua. Ecco che abbiamo il riepilogo con l'importo, il Lightning address, che in questo caso è uno dei miei, e le commissioni. Abbiamo uno spazio anche per un commento opzionale, anche qui basterà scorrere per pagare e la transazione partirà istantaneamente in questo caso. Ora, se torniamo indietro, clicchiamo nuovamente sul quadrato al centro e questa volta inquadriamo una invoice Lightning classica. Ecco che l'ha riconosciuta subito e abbiamo l'importo, il dettaglio dell'invoice, il riepilogo dei costi e la scadenza dell'invoice. Abbiamo anche la nota che è stata aggiunta al momento della creazione dell'invoice. Anche in questo caso basta scorrere verso destra per pagare. Bene ragazzi, direi che vi ho fatto vedere tutto quello che c'era da vedere. In conclusione, cosa possiamo dire di questo wallet? Possiamo dire che sicuramente è un wallet molto valido,
È stato rivisto tantissimo rispetto alla prima versione ed ora è molto più utilizzabile. È un wallet abbastanza intuitivo e soprattutto è molto personalizzabile ed ha molte feature avanzate. Il suo vantaggio è il fatto di avere la parte on-chain e la parte Lightning tutte nello stesso wallet, con il plus che la parte Lightning è non custodial e puoi gestirla attraverso il loro LSP che fornisce tanta liquidità in ingresso, e questo è ottimo per la gestione dei canali anche per una persona poco esperta, oppure puoi collegarlo ad un nodo a tuo piacimento. Io personalmente sto continuando ad utilizzarlo e devo dire che mi piace sempre di più, ma ovviamente non è tutto rose e fiori. Questo wallet subisce in minima parte la visione del suo fondatore, John Carvalho, e questo può essere un'arma a doppio taglio per loro. Basta vedere per esempio il discorso della mancanza dei sats all'interno del wallet, o il discorso di utilizzo o meno delle zero conf. Bisogna prenderci un pochettino la mano e questo comunque può piacere come no. Un altro neo è la sua stabilità per quanto riguarda la parte Lightning. Non voglio dire che non sia stabile, per l'amor di Dio, però diciamo che può capitare che i pagamenti non vadano a buon fine. Ma questo capita anche tendenzialmente con altri wallet, quasi con tutti gli altri wallet, direi, tranne forse Phoenix e Wallet of Satoshi. Però bisogna comunque tenerne conto. Inoltre, a mio avviso, per quanto riguarda i QR code e le invoice ci trovo un pochino di confusione perché comunque può mandare in tilt un pochettino i meno esperti il discorso di avere un QR code complesso con sia la parte on-chain che la parte Lightning. In conclusione, come penso abbiate capito, lo trovo un wallet con grosse potenzialità e con un ampio spazio di manovra, cosa che mi ha fatto decidere di utilizzarlo comunque nella quotidianità per vederne i suoi sviluppi. A chi è rivolto questo wallet? Secondo me un po' a tutti. Anche se non hai mai usato Lightning, per esempio, e hai voglia di capire come funziona, questo potrebbe essere il wallet che fa per te. Per la parte on-chain è un classico wallet ma con molte funzionalità, quindi veramente adatto a tutti. Se però non hai mai usato Lightning e non vuoi sbattimenti, forse allora ti conviene partire da altri wallet e poi magari spostarti su BitKit. Anche se il fatto che ti diano tanta liquidità in ingresso abbassa notevolmente le barriere, a mio avviso. Bene ragazzi, io ho terminato. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e ditemi nei commenti se conoscevate già questo wallet, se lo utilizzate già o se non ne avete mai sentito parlare. Insomma, ditemi la vostra. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!